Ciao amici, ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi facciamo insieme le crepe perché me l'avete chiesto in tanti, perché quelli che mi seguono sul social lo sanno che io ho lavorato in una bella creperia tempo fa, quando ero più giovane. Allora, questa volta ho usato la farina integrale setacciata. Abbiamo 100 g di farina, a quale aggiungiamo un uovo intero. Mescoliamo un po'. Cominciamo ad aggiungere il latte, sono 350 ml di latte, poco alla volta nell'impasto. Avremo un impasto abbastanza liquido. Aggiungiamo un pizzico di sale. Non metto zucchero perché voglio fare anche le crepe salate, così mi risulta un impasto neutro, sia per le dolci che per le salate. Se volete aggiungere zucchero potete mettere 40 grammi. Aggiungo anche un po' di olio, circa un cucchiaio, e mescolo di nuovo e poi aggiungo il resto del latte. E la nostra pastella è pronta. L'impasto deve essere liquido, così. Ora vado subito a riscaldare la mia padella, ora ve la faccio anche vedere, se ce l'avete uguale, li trovate un po' dappertutto, sono queste padelle, la mia è anche molto grande, è antiaderente ed è in pietra la mia. Ok, la mia padella è abbastanza calda, gli metto proprio un goccio e poi con un tovagliolo vado a spalmare tutto il mio olio, potete ovviamente mettere anche il burro. Deve essere solo un pochettino unta, non deve avere tanto olio. Allora, vediamo se la padella è pronta e cominciamo a fare la prima. Aiutatevi con la padella per fare sì che la pastella va in tutta la padella. Se volete aggiungere lo zucchero nell'impasto, per questa dose che ve l'ho data io vi bastano 40 grammi di zucchero. Quando vedete che la crepe già comincia a staccarsi da sola dai bordi, vuol dire che è pronta e la possiamo girare. Vedete, si stacca proprio da sola. Dovete fargli un pochettino il giro per essere sicuri che non è attaccata da nessuna parte e la giriamo. In base al tipo di farina che lo usate, vi dovete un po' regolare con la quantità del latte. Io ho usato la farina integrale, fate un po' a doppio, avete visto la consistenza, ve l'ho fatto vedere e ora non resta che mettervi anche voi a fare delle belle crepe. Se li volete fare salate le crepe, appena la girate, già dopo pochissimi secondi dovete cominciare a mettere la mozzarella. Consiglio la mozzarella, quella a panette, tipo per le pizze, grattugiata. Se non riuscite a grattugiarla, la potete lasciare nel freezer, tutto il pannetto lo mettete nel freezer per un 10 minuti, così diventa un po' più solida e la potete grattugiare. Perché deve essere molto fine, grattugiata, perché se no non avrà il tempo di sciogliersi, e perché la crepe, essendo una cosa così sottile, rischiate che o bruciate la crepe oppure mangiate la crepe con la mozzarella che non è sciolta abbastanza. Un piccolo segreto: se non avete il latte potete usare anche l'acqua frizzante. In questo modo, facendo le crepe, avrete una crepe con tanti buchini, non è nessun tipo di problema, è l'effetto che lo fa l'acqua frizzante, e così rischiate di meno che la vostra crepe rimane cruda. In base ai miei conteggi, una crepa ha intorno a 17 carboidrati. Noi cominciamo a mangiare. Buona colazione a noi, perché per noi è colazione. Vediamo un po' com'è. Mm.
buonissima. Io ho scelto oggi marmellata di frutti di bosco, ai frutti di bosco, buonissima. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale. Lasciate il like. Sapete voi cosa dovete fare. Ci vediamo alla prossima. Non dimenticate mai di sorridere. Ciao ciao!